Ma salve a tutti, sono Hank Coffin, l'unico youtuber che non si spaventa di niente, a parte del cielo che potrebbe cadermi inequivocabilmente sulla testa. Il gioco che voglio fare oggi, dato che stasera è Halloween, è Layers of Fear, ovvero il terrore che ti prende la prima volta che apri Photoshop e dici no, che cazzo è sta roba? Era meglio Paint del Windows XP. Comunque, dicevo, dato che stasera è Halloween, ma all'ora che avrò montato e caricato questo video sarà probabilmente Natale, buon Natale a tutti e ricordate che Babbo Natale era verde e non rosso. Il rosso ce l'ha fatto la Coca-Cola. Bene, avevo già avviato il gioco per risparmiare secondi preziosi che poi tanto l'avrei potuto tagliare, quindi vediamo già che ci sono 3 cenci sudici e io per darvi fastidio scelgo quello in ultimo. Salvataggio 3, no. Fabrizio 4. Beh, vedi, c'è anche uno che assomiglia vagamente a Fabrizio. No, seriamente, di cosa parla Layers of Fear? Fra l'altro ho visto un gameplay, ma quando uscì qualche anno fa, e non mi ricordo mezzo cazzo. Di cosa parla Layers of Fear? Parla probabilmente, molto probabilmente, lost, alone, hopeless. ma chi se ne frega, ci parlo sopra. Deserve it. Parla But even for you, di quando there is compi still a un'azione a nefasta way to bring it all back. e però tu cerchi di negarlo fino all'ultimo, cerchi di negarlo per dire qui va tutto bene, io non ho fatto niente, ma poi il cervello ti chiede il Finish conto. it. Che macchina complessa che è il corpo umano, direbbe Piero Angela. Però questa cosa qui è una cosa che adoro nei film horror. Peccato che sia stata presa e un po' stuprata ultimamente da vari videogiochi. Questo speriamo non sia uno di quei casi, ma vediamo un po'. Qui vediamo un dipinto che assomiglia tanto a quello del famoso famoso regista Goya, regista spagnolo che faceva dei film molto realistici. Alcuni lo chiamano il nuovo Caravaggio, altri lo chiamano Vajagnac, Vagnic. Mi piace, Vagnic. È un critico rapito che è un critico rapito da chi? Da Viet Cong. Ma che ha detto Viet Cong? Evocando lo spirito del grande leone. No ragazzi, non evocate spiriti che poi mi infestano e mi spostano le seggiole. Egregio signore, la preghiamo di smettere di importunare i nostri specialisti per il contenimento delle specie nuove e astenersi dall'inviarci ulteriori lettere inappropriate. Comunico che mia madre è una donna rispettabile e non reagisce bene a tali insinuazioni. Bene, gli ha dato della mamma maiala via lettera, mi piace. 10 su 10, basta, finito qui il gameplay. Ma prego di considerare questa missione come un ultimo avvertimento, altrimenti la prossima lettera che riceverà sarà da parte del nostro cordiali saluti, Carl Denton. Carl. Ora mi dovete dire uno come fa a prendere sul serio, uno si chiama Carl Denton. Comunque, tra l'altro la roba si apre come su Amnesia, non mi ricordavo perché avevo l'amnesia di Amnesia. Qui mi dà... Cos'è sto rumore? Cos'è questo glare? Ma che... Allora... Autori di videogiochi. Io apprezzo questi effetti grafici, ma io se guardo una lampadina non mi viene l'alone nel muso come se avessi un obiettivo negli occhi. Che cazzo... Questo è chiuso. È un gioco esplorativo, un gioco dove dovrò probabilmente infilare le palle su una trappola per topi
C'è un interruttore. Oh, vedi, c'è no, non c'è l'interruttore. Ho messo i piedi sulle trappole, va bene. Pensavo... Che è? Vaffanculo, mi ha spaventato più la mano. È un gioco dove probabilmente tutto quello che farai è camminare, scappare e spaventarti. Che non è proprio il mio genere di gioco horror preferito, però lo proviamolo, dai, lo faccio per voi. Lo faccio solo per voi, perché... Signore! No, non signore quello del piano di sopra, signore il proprietario della casa. Non ho toccato il laboratorio, come vi avete visto. Bene, abbiamo già due cose banali. Uno che pensa che siano topi a far rumore e uno che non trova le chiavi perché il fantasma gliele sposta. Terza cosa banale, la foto scancellata. Con questo vediamo l'autore e il protagonista del gioco insieme a Sigmund Freud che si sono appena fatti un timone olandese a vicenda. Bambini, non andate a cercare cosa significa. Si può chiedere. Sì, ma chi ci abita qui? Il Papa, ma guarda qua, che roba. Poi per mettere... Sarai anche artista, ma hai messo un dipintolio in cucina, che con le esalazioni gli farà sicuramente bene, brutto mongolo che non sei altro. Ragazzi, spero che a voi vi piaccia vedere io che apro cassetti, perché tutto il gameplay probabilmente sarà così. Qui c'ho un cavolo, due carote, dell'uva su una pentola, dei funghi, delle patate, mele, una bilancia che probabilmente ha fatto vincere il miglior gioco horror del 2016 solo per questo, solo perché posso fare con la bilancia. E qui c'è una lettera. Ho pensato che saresti stato sveglio tutta la notte, così ti ho fatto un regalino. Scommetto che persino Rembrandt ogni tanto smetteva di essere geniale per prendersi qualche pausa e russare come noi comuni mortali. Incredibile, eh? Insomma, riposati un po'. Scemotto che non sei altro. Ti amo, ma sono Troia e non metto il nome perché questo è un gioco horror, deve rimanere tutto segreto fino all'ultimo, quando si scoprirà che hai ammazzato la moglie perché ha avuto un figlio dall'idraulico e il figlio non nato ti perseguiterà come feto fantasma per tutta la vita. Oregano. Oh. Oregano. Oh. Oregano. Ma c'ho bisogno di... Quant'è? Due di paprika. Due di oregano. Due di zucchero, fra l'altro uno è blu, uno è rosso. Leggiamo che se no l'Enel, che qui l'avevo visti, eccole qua. Ma c'ho bisogno di tutte queste spezie, poi ci credo che vedete fantasmi, vi brucia il culo, altro che fantasmi. Come ci ha rotto il cazzo. Che ne dici Giulio? Ti ha già rotto il cazzo? Chi ti ha sciacconzato? Vabbè, andiamo al piano di sopra, va. Ah, ma qui c'è un cesso. Oh, che bello. Che fastidio di specchi che non riflettono, guarda. Qui giustamente si sono puliti il culo su una ricetta medica. Come diavolo hanno fatto a sbagliare la lunghezza? Perché ci vuole un grande pennello per certe cose. E chiuditi. Ho come l'impressione che sarà il gioco interattivo più inutile della storia questo, comunque. Scusa. Qui c'è un semi interrato. Vediamo. C'era un topo,
probabilmente gli autori speravano di... Ah, una pagella, vediamo se devo picchiare il pupo con un guardrail oppure no. Esonerato, complimenti. Anch'io voglio essere esonerato da certe materie. Perché? Perché dovevo farle per forza? Tipo matematica, affanculo. Matematica non serve a un cazzo, ragazzi. Non studiate, bambini, non studiate mai matematica. Non serve a niente. Serve solo a farvi pensare di essere diventati intelligenti e invece... A quante cose banali siamo? 4? No, no. Ho ben capito dove andiamo a parare. No, ragazzi, no, no. No, no. Sopra. Quella stanza faccio finta di non averla vista, guarda. Pianoforte. Intanto di là il telefono suona. Sei un pittore famoso, hai una casa gigantesca dove cadono cose sperando che mi spaventino. È caduta una scala, ci sarà stato Fabrizio sopra. Una chiave, wow. Ti sei fottuto il cervello, so che stai passando un brutto periodo, ecco perché all'inizio ero d'accordo a lasciarti quelle illustrazioni. Ragazzi, saremo mica degli artisti col blocco dell'artista che si sono trasferiti in una villa. Madonna, che è sta cosa? Che si sono trasferiti in una villa infestata del Maine, magari. Abbiamo dei problemi di alcol anche, magari. Vai. L'hanno fatto. Hanno nominato anche Dorian Gray. Eh sì, signora, ha proprio ragione. Dicevo, ha fatto i soldi con i quadri. Oh, ok, ci sta. Però sono tutti qui i quadri, non l'ha venduti, che fa? Li affitta. Potresti anche scrivere meno ad handicappato. Ragazzi, io ci provo a spaventarmi, ma... Specchi non riflettono, cazzo. Non ho capito se la gamba di legno ce l'ha il marito o la moglie. Ecco, come dicevo, problemi di alcol. Ora chi che c'è? Un'ascia? Wendy? Ho rifiuto. E vai! Vieni a giocare con noi. Danny, vieni a giocare con noi, Danny, per sempre, per sempre. Già mi immagino la trama. Nasce il figlio a 4 anni fa. Guarda babbo che fa il pittore, guarda che bel disegno che ti ho fatto. Il babbo lo guarda, prende un martello da cricket e gli rompe tutti i denti che gli devono ancora crescere. Quindi gli prerompe i denti, in modo che quando gli crescono quelli da latte sono già rotti. E poi babbo sei cattivo, ora divento un fantasma. Ma che cazzo? Lo scaccianosci. È un sonaglino molto particolare, perché i ricchi hanno cose che anche se sono cose banali devono essere particolari, perché sono dei rotti nel culo. Non è vero? E c'è un cane. Bau! Ragazzi, temo
che dobbiamo andare alla Ouija Board. Andiamo. A proposito di Ouija Board, ve lo ricordate che c'era anche sull'Esorcista, sì? O vi ricordate solo le scene più truculente? Ah no, non ci dobbiamo andare. Tutti a messa, din 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 din. Qui qualcuno ha problemi di eiaculazione precoce, io vedo. Ragazzi, se vi rompete il cazzo di questo gioco, ditemelo telepaticamente e io lo cambio, però dovete dirmelo. Se non mi dite niente io continuo. Io mi sono un po' rotto il cazzo, spero che duri poco. Sono stufa di continuare, di comunicare con te attraverso questi messaggi. Viviamo nella stessa casa, per l'amor del cielo, e qui avrei detto un'altra cosa, ma vieni a parlare con me quando hai finito, prima di andare a letto. È dura la vita dell'artista. Prima usi i pennelli, diventi famoso, cominci a usare il pennellone, poi ti piglia il blocco dell'artista e ti ritrovi una moglie che ti scrive messaggi e ti lascia le medaglie al valore nei cassetti e insieme alle pipe. E questo, amico mio, non l'hai fatto tu però. L'ha fatto Joan qualcosa e si chiama incubi. Vai, ora qui c'è. Ho preso 2 achievement per aver tolto un cencio sudicio. Perso, te lo meriti, finiscilo. Capito? Te lo meriti perché era un telo. Ho fatto la faccia come quello di Dawson Creek. Allora. Oh, questo mi piace. Che le cose siano cambiate, questo mi piace. Vediamo un po'. Vaffanculo. No, domando, vaffanculo? Domandare è lecito, rispondere è cortesia, liberi. Io ragazzi devo dire che apprezzo il poter interagire con ogni cosa, ma è un po' troppo. Cioè, soprattutto perché non c'è un cazzo. Questo sembra un po' io, quando avevo capelli lunghi e quando ero bolso. Se fossi stato bolso così soprattutto. Ah! Una donna che suona il pianoforte. Frammenti di amore. È un achievement. Qui vediamo il diavolo che fa una riunione di condominio per decidere chi deve pagare i tubi dell'acqua nuovi. Girando in tondo, e qui è passato Nietzsche, che si sa che lui era fissato con l'eterno ritorno. Infatti tornava sempre dal suo barbiere a farsi pettinare i baffi e il barbiere gli faceva: ah, l'eterno ritorno, eccolo lì. Alzo un po' il volume, forse mi spaventa di più questo gioco, ma forse dovrei smettere di dire cazzate. Cioè mi sono spaventato per un'icona, vi ricordo, e per un lucchetto finora, e per una, quasi per una finestra che mi è sbattuta sulle palle a momenti. Via, cerchiamo. Certo mi viene un mongolo nel capo a me che non mi posso abbassare, porca. Cioè posso aprire anche la tavoletta del cesso ma non posso abbassarmi. Vabbè. Qui le combinazioni non ne vedo. Ah, mi si è pure chiusa la porta. L'avevo detto io. Chiamiamo il riparatore. Che se chiudono da chiave. Si chiude una chiave le porte da sole, invece niente. Salva la data.
E chi te l'ha data? Hanno il piacere di invitarvi a celebrare il nostro matrimonio sabato 9 giugno, cappella di San Luke. Ciao Luke, come stai? Sai che dovrai tradurre tutta questa merda che dico, sì? Bene. 9 giugno. E sappiamo che giugno è il sesto mese dell'anno e ve lo dico non perché l'ho guardato, non perché non avevo un lapsus momentaneo, ma ho guardato un messaggio importantissimo dalla ditta di scroti meccanici di cui faccio parte segretamente. Infatti adesso dovrò uccidere tutti quelli che ci stanno ascoltando per non divulgare questa mia 9, 6 9, 14. Aspetta, non ho letto bene qualcosa. Niente a queste cazzate. Non mancare. 9 giugno, 9, 6. Sarà 069 perché gli americani mettono tutto al contrario. Che palle sti americani. E metto le date al contrario. Perché ho messo 9 fra l'altro. E metto le date al contrario e usano i pollici a posto dei centimetri. Pausa. Oh, per Baccolina ho come l'impressione che questo lucchetto, che quel volantino sia lì solo per confondermi le idee. Vediamo bene in questa stanza se c'è altro. Signore, che sembra Cavour senza barba, mi dice lei cosa devo fare? Mi stai fissando o stai fissando dietro di me? No. Qui c'è uno che viene sgozzato, qui c'è un coso, qui ci sono delle candele che devo accendere e non ne avevo viste. Le accendo. Mamma li fischi nelle orecchie. 485, cari amici. Vediamo chi è che mi bisbiglia da dentro le scatole, che lo denunzio. Vai. Io. Che? Un anello. Il passato nasconde, guarda bene. Non so perché l'ho Thought fatto. alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Allora, a parte che fa cacare questo anello come anello di fidanzamento, probabilmente l'hai pagato tanto, ma fa veramente schifo. E poi questa era la tua proposta di matrimonio, seriamente? E poi soprattutto che diti c'ha la tua moglie, porca troia. Allora, sappiamo che io ho una gamba di legno. Probabilmente c'è un bambino mai nato in mezzo. La sua moglie c'aveva diti così, che quando si intasava al gabinetto bastava facessi plumf. Che cazzo, hai ficcato il naso nel mio laboratorio, brutta puttana. Per l'ultima volta portami poche coffee. Te lo proibisco, la prossima volta dovrai cercarti un nuovo lavoro. Parlava la povera domestica, probabilmente. Ora chiamo Ash. Quanto vecchi siete, madonna, il domino, porca puttana. Ehi, signor Cervo, questo gioco mi spaventerà?
Bene, devo dire che questa non me l'aspettavo, soprattutto perché c'era una bambola appesa a capo all'engiò. Posso Sapete cosa vuol dire questo gesto? Voi persone che non siete italiane, che forse mi seguite e vedete questo gesto, vuol dire, ecco, preciso. Che c'è che un trespolo qui? Eh, eh. Ti prego, gioco, spaventami. Se no tutto questo gameplay di Halloween non ha più senso, signore, che mi guarda con quello sguardo furbino da ora ti palpo le palle. Spengiamo la luce, non si può spengere, vaffanculo. Ragazzo, quanto ti piaceva fare lo stesso quadro più e più volte? Ci credo che poi vedi i mostri, diventi rincoglionito. Beh, una bambola con gli occhi bianchi un po' inquietante lo è. Ma che è la casa di Dracula questa, oh. What the fuck? Ah, ganzo. Forte. Forte la funzione additiva di Photoshop. Li puttane. Dipingiamo profonde bugie. Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Faccio come il Lion quando sbagliavi. Ci metti. Andiamo avanti, andiamo avanti. Via, via, via. Veloci, veloci, veloci. Basta. Che? Fa una bottiglia da tutte le parti. Topi. Un topo che ha visto quanto è palloso questo gioco e si è buttato nel fuoco, giustamente. Ora mi giro, no? Pitagora. Bene, allora torniamo indietro. Tanto lo spavento della serata, della stanza l'abbiamo trovato. Sai che twist? Se ci fosse una spiegazione logica sul fatto che quando apro una porta trovo cose diverse, e se fossi Zoro, se il protagonista fosse Zoro, che come sappiamo, voi mangaka si dice? Voi lettori di manga sapete che Zoro non aveva proprio un senso dell'orientamento brillante, si perdeva sempre. Sarebbe un twistone mega galattico. Zoro da vecchio che in pensione ha cominciato a fare il pittore. Eccola là. Certo, squilibri ormonali del diavolo Satana in persona. Perché piangi tu così? Mi hanno chiuso nella torre, porca puttana. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. No, non piangere, lo so che è un gameplay di merda questo, ma non c'è bisogno di piangere. Soprattutto ci sarebbe un po' di bisogno di piangere perché entro nelle stanze e non ci sono gli interruttori della luce, ma questa è un'altra storia. Quanto staranno a cadere queste? Ma quante spezie? Ma anche se siamo nella casa di Carlo Cracco, ragazzi, attenzione. Chi l'ha fatta la Casa Santa? Il primo passo è il più difficile. Dipende da quanti scalini stai cadendo.
Sono il lupo mangia frutta. Che frutta vuoi? Le banane. Carlo Cracco. Io capisco che io mi sia intruffolato in casa tua. È bellissima però sta cosa, dai. Ok, cosa devo fare? Devo entrare nel quadro come Superman. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Allora, ci abbiamo la moglie maiale, problemi con l'alcol, il blocco dello scrittore, scuoiamo la gente per farci le tele per dipingere, continuiamo così, facciamoci del male. Oh, ma siamo tornati qui, ragazzi. E qui c'è un diario misterioso che contiene il Babadook. Oh, l'album delle foto. Che conterrà sicuramente tutte le foto che devo trovarmi. Tutti i collezionabili che devo trovarmi. Perché è difficile fare un'opzione sul menu principale, no? Che è sto schifo? Che è sta merda? Madonna, questa è roba da Dipre proprio. Oh, chi c'è? Ma questi sono forni crematori, guarda però. Ma l'ho detto prima. No, ma proprio questa è la stanza proprio dei collezioni. No, bellissimo inghiozzo. Dai, arriva il bobo. Arriva il bobo in 3, 2, 1. Ah, stiamo andando verso Rapture adesso. Allora, che dovevo chiuderlo l'avevo capito dall'inizio, ma non si chiudeva. Andiamo. Oh, che bell'ascensore. Che probabilmente c'era qualcosa di spaventoso, ma io stavo guardando il soffitto. Non ho voglia di leggere. Caro egregio signore, il vino che mi ha inviato era molto buono, però la prossima volta non mi ci infili le dita di bambini morti dentro, grazie. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Don't make me beg, che potrebbe voler dire non farmi pregare, ma in realtà lo sappiamo tutti che è un doppio senso che vuol dire non farmi borsa. Se può, baby. Ma è normale le scale così appiccicate, a parte che ah, è fuoco. Per un attimo sembrava qualcuno che faceva squank dentro l'armadio, come... Guardatevi Ricchi e Morti, non rompete il cazzo se volete capire sta battuta. Mi piace l'ambientazione, che non mi fa paura.
per ora. Che ho pestato l'ovi. Soleil, sei stato tu ad accendere un falò qui in mezzo alla casa? Chi altro potrebbe fare una minchiata del genere? Sì, ma sto camminando sugli Orosaiva, veramente. Che cazzo è sta roba? Ciao Giorgi, lo vuoi un palloncino? Mi fa venire da vomitare questo suono. Mamma puttana, le mie orecchie. Chiudete, stronzo. Secondo voi, ragazzi, la moglie è morta prima di aver partorito? Oppure ha fatto il figlio, poi lui ha cominciato a fare il mongolo, lei ha cominciato a incazzarsi e l'ha ammazza di tutti e due? Lo scopriremo alla prossima puntata del Maurizio Costanzo Show. Ospite del giorno, Taricone, pace all'anima sua. Rat in the Walls. Caro mio Lovecraft, era Lovecraft, vero? Non dico una puttanata. In questo dipinto del Mantegna possiamo vedere la sdinoccolatura di questo povero uomo appeso a testa all'engiò, mentre questa fia gli strappa i peli del petto con una pinza di legno. Io voglio sperare che quella non sia l'ombra della statua, perché ci sarebbe abbastanza un problema se ciò fosse così. Ragazzi, come si fa che non mi spavento? Vabbè, farò finta. Una porta! Oh no, non voglio aprire una porta. Oh oddio, la sedia! Oh. Basta, voglio rilassarmi. Oddio, il mappamondo gira! Sì, ho avuto ragione. Aumentare il volume aiuta un po' a spaventarsi, ma perché senti un rumore forte all'improvviso, non per altro. Non può essere cancellato. Bello che la texture è al contrario, ma il sottotitolo no. Cazzoni, avete rovinato l'atmosfera. E quello è compito mio. Di mortacci di Pippo. Oh, ecco perché c'era lo specchio. E continuo a non riflettermi. Quindi, oltre che con la gamba di legno, la moglie maiala e il figliolo morto prima che nasca, sono anche vampiro. Speriamo almeno di non brillare. Sempre sai che voglio più bene ai ca che ai mariti. Eccole! Caro autore del gioco, se io vengo a sapere che hai picchiato un cane per sentirlo guaire e registrarlo, io ti vengo lì e ti inculo. Ma prima mi cospargo lo membro di sale. Ai ai ai, signora, ha vinto il vaso cinese. Bim 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 bim. E il comitato sai che fa? Manda la pubblicità. Oddio. Non riesco a stare serio, ragazzi. Non riesco a stare serio. Come puoi stare serio con uno? Tu c'ha il capo giallo. Come? Ma Giulio Stracciatelli, sei tu? E qui abbiamo un problema, perché adesso mi girerò. Oh merda. È piccolo.
Certo che per un gioco che non fai altro che aprire e chiudere porte è anche abbastanza complicato aprirle e chiudere. Anche fin troppo complicato. Puttane, grazie, ce l'hai fatta. Sorci, ma qui è Montesi Simulator, veramente. Porte, sorci, i fantasmi, cacate per terra. Ecco. Affanculo la porta nel muso. Questa è una chiave. Mi spengono, mi soffiano sulle candele. Avanti. Vai. Avanti. Finito di rompere sul tappeto, io vi uccido. Sul tappeto avete sparso sta merda. Vabbè. This house is absolutely amazing. Oh, but those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. E se fossimo il Dottor House? Questo gameplay si chiamerà Non me spaventa per niente. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Tesoro, mi si sta squagliando il letto. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Perché sei un mongoloide? Ladri di protesi. Ladri di protesi. Poi ti prendo a chi vi manda a caso. Ah, c'è anche la velocità. Perché ho avviato sto gioco?
testata maiala. Era così. Che è Stonehenge? Maridanghe. Ora che apparirà. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. Son Lucas, courage for your grand offering. Come l'ho detto in modo strano. Eccoli i layers of fear, sono questi, i layers. Stai disegnando del maestro, palesemente. Bene, sono felice di aver detto questa cosa. Odio anche adesso, perso solo, te lo meriti, una tomba per te finisci. Aspetta, forse dietro c'è la soluzione della settimana enigmistica, no, non c'è. L'artista maledetto, ci manca che piglia l'oppio. Culo! Ah, non l'avrei mai detto che era chiusa. Tonfonfano in un orecchi soprattutto. Sa che prima c'era Bambolotti, no? Ancora non me ne sono visto. Non mi sono visto inseguire dai Bambolotti ancora. Comunque, pianoforte, tua madre è una gran meretrice, fatelo dire. Poi c'era bisogno di incatenare un pianoforte, vaffanculo. Incatenate stomaco è evidentemente molto provato dall'uso di droghe e alcol, probabilmente anche la trielina si beveva. Ma insomma, che sarebbe sta storia? Oh. Ok. Sapete che io ho visto, non tutto. Che cazzo è? Uno impiccato. Bene, mi fa piacere. Ecco, Bambolotto. Dicevo, no, comunque, io ho visto un pezzo, l'inizio di sto gioco, no, su gameplay. Su un gameplay, non mi ricordo solo. Non mi ricordo un cazzo, forse l'ho rimosso, forse mi addormentavo anche guardando il video. Meglio, ma almeno mi ricordo meno cose, no? Niente birra, niente TV, rendono uomo. Com'è che si dice? Com'è che si dice? Pazzo furioso? La cosa non mi dispiacerebbe affatto. Fifona. Pazzi e ciechi. È chiuso. Dice uno scarabocchio. Mi ci chiamava un amico di famiglia da piccolo, Scarabocchio. Perché facevo gli scarabocchi, in effetti. Facevo degli sgorbi per disegnare
Gli omini tutti con bracci secchi, le mani a forma di palla, la testa a forma di palla, sempre sorridenti, perché si sa che da bambini non si percepisce il dolore dell'esistenza ancora, ma basta andare alle elementari, basta lì per capire quanto fa cacare la vita. Miei prodi e i miei fassini. Quanto ci avrà finito? C'ha un telefono al contrario. Lynch, sei te? Un altro fottuto ciarlatano. Ma cos'è sto telefono, eccetera, eccetera. Minutes later. 6.5 hours later. One eternity later. Oh, che bello camminare in una valle verde. Cosa è servito tutto questo? A un cazzo, mi sa. Ricordi irrequieti. Avrei detto senza questo mi ha inquietato leggermente. Che non ho pagato il canone? O il canone? Bau! Sì, sto gioco cammina, spaventati, Cammina, spaventati, fischi. Che c'è? Non devo farmi toccare dalla luce? Sta tenda che problemi ha, ragazzi? No. Cioè, guardate sta tenda. Oh. Ai, signora Longari. È caduta sulla tenda. Cazzo. Ma guardate. Ora scusa, ora sono curioso, voglio provare col controller. Perché? Ho capito perché va in su. Vai, ha ammazzato la moglie. No, riottenzione dei figli. Può ancora riottenere tuo figlio. Ah, hai fatto lo stronzo con la moglie e ti hanno tolto la figlia. Lei ha divorziato, ti ha mangiato anche i peli del culo, perché è così che funziona. Fai lo stronzo, e in questo caso te lo meriti, perché probabilmente picchiavi la moglie. Quindi vaffanculo a questo gioco, è quando lo piscio di capra. Nuova esclamazione. Che è? Tempio egizio, che roba è sta cosa? Un'acqua santiera. Un lavandino, giustamente, che piscia sangue. Basta, voglio. Ora la rush, basta, voglio fare tutto veloce. Che schifo. Sì? Ci vediamo dopo i consigli per gli acquisti.
Culo corn! Provali ora i popcorn dal culo, sono buoni e croccanti anche se sanno leggermente di merda. E comunque fine prima parte.